C'era una canzone diversi anni fa che diceva «Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare». E quella frase in realtà mi gira in testa da giorni, senza un apparente motivo. Ho quasi 49 anni, un matrimonio finito alle spalle e un figlio di 11 anni che è la mia gioia e la mia responsabilità più grande. E proprio adesso, con tutte le cicatrici al loro posto, mi sento pronto per un eventuale nuovo rapporto serio. Pronto davvero, ma a quest'età l'amore è diverso, più complesso, più esigente e più vero. E te lo dico senza giri di parole, non partiamo più da zero. Arriviamo con case da gestire, tempi da incastrare, storie pregresse, ex con cui mantenere rapporti e figli da mettere al centro. Non siamo più due perfetti sconosciuti in cerca di brividi. Siamo due vite che cercano un incastro onesto. Eppure, proprio per questo, sento una qualità nuova nello sguardo. Non cerco più il fuoco d'artificio. Cerco il fuoco che scalda. Non cerco qualcuno che riempia i silenzi. Cerco qualcuno con cui i silenzi abbiano un senso. C'è una cosa che voglio condividere con te, perché so che riguarda tanti, i rimpianti e i rimorsi. I rimpianti sono le foto non scattate, quindi i potevo provare, potevo restare, potevo dire. Sfumature che tornano la sera quando la casa si fa quieta. I rimorsi invece sono graffi che abbiamo lasciato, parole dure, assenze nel momento sbagliato, scelte che hanno fatto male a noi e a chi amiamo. Il rimpianto chiede coraggio per osare, il rimorso chiede umiltà per riparare. Per anni ho confuso i due piani, finendo per punirmi oltre il necessario. Oggi provo un'altra strada. Ai rimpianti rispondo con un passo in avanti. Se ho voglia di parlare, adesso parlo. Se ho voglia di restare, adesso mi fermo. E se ho voglia di amare meglio, adesso mostro il cuore senza armatura. Ai rimorsi rispondo con responsabilità. Chiedo scusa dove serve, tolgo l'orgoglio dalla porta e cambio comportamento. Questo non cancella il passato, ovviamente, ma cambia il presente. È l'unica forma di perdono che conosco, smettere di fare oggi ciò che ieri ha ferito. C'è anche una verità semplice che però fa bene ripetersi. Allora non sapevo quello che so oggi. L'esperienza non è un marchio, è un maestro. E se guardo mio figlio, capisco ancora meglio la natura dell'amore che vorrei costruire, ovvero un luogo dove la cura non è a progetto, ma a presenza. Dire a una persona nuova «mio figlio viene prima di tutto» non è una scusa per evitare l'intimità. È proprio la condizione che rende possibile un amore adulto, perché dice chi sono e dove poggio i piedi. È una sorta di promessa di coerenza. In questo tratto della mia vita mi aiuta un'idea molto semplice, il minimalismo emotivo. Questo non significa sentirsi di meno, ma togliere l'eccesso. Smettere di collezionare i e se e lasciare andare i paragoni con chi eravamo a 20 anni. Tenere in tasca solo quello che serve, quindi la voglia di costruire, la capacità di ascoltare e la scelta di esserci. Il resto è solo peso, e quando togli il peso rimane lo spazio per riconoscersi davvero. La parte più difficile? Rimettersi in gioco con sincerità. Dire mi piaci senza sceneggiature, dire ho paura senza vergogna e dire non posso oggi ma ci tengo senza inventare scuse. Accettare che a volte non verremo scelti e che va bene così. Meglio un no pulito che un forse infinito. La sera, quando la casa tace e mio figlio dorme, passo la mano sulla maniglia della sua porta e resto un attimo ad ascoltare il suo respiro. In cucina si sente solo il frigo che parte e sul tavolo è rimasto un Lego spaiato. In quei minuti tornano i rimpianti e i rimorsi come ospiti educati. Li faccio sedere, li ascolto e poi spengo la luce anche a loro. Mi dico che domani posso essere più chiaro, più presente e più vero. È strano perché quando tutto rallenta il cuore non fa più rumore, ma si sente meglio. E se arriva un sì, che sia un sì allineato, non un tappabuchi alla solitudine. A volte la sera penso al tempo che passa, alla frase che ti ho detto all'inizio, a questo adesso, che non è più un sogno a scadenza, ma un verbo al presente. Non so quanta strada ho davanti, ma so come voglio percorrerla, con la schiena dritta, con la gentilezza pronta e con quel tipo di coraggio che non fa rumore. Se un giorno incontrerò una donna con cui i giorni diventano casa, saprò riconoscerla non dall'adrenalina, ma dalla calma, dal modo in cui accanto respiro meglio. Se ti riconosci in queste mie parole, se anche tu stai tra il desiderio di ricominciare e il peso di ciò che è stato, ti invito a fare una cosa piccola ma concreta. Scegli un rimpianto e trasformalo in un'azione entro una settimana. Scegli un rimorso e trasformalo in un gesto di riparazione entro un mese. Non serve eroismo, serve verità.
il resto lo farà il tempo, se glielo permettiamo. Io intanto vado avanti così, presente per mio figlio, onesto con me stesso e disponibile a un amore che non mi salva, ma mi accompagna. Se un giorno incrocerò uno sguardo che riconosce il mio, non prometto fuochi d'artificio, prometto la cena con il telefono spento, una passeggiata dopo la pioggia, la pazienza quando uno dei due ha avuto una giornata storta. Prometto che mio figlio sarà sempre rispettato e che i nostri silenzi non diventeranno tribunali. Non è epico, ma è vivo. Con meno paura di cadere e più voglia di tenere la mano quando serve. Perché adesso sì, so cosa dire e so cosa fare. E la cosa più importante è che voglio farlo bene. Con te, con chi verrà e soprattutto con la parte di me che ha finalmente imparato a restare. E se pensi che questo video e in generale i miei video possono essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.